Hai mai provato quel senso di vuoto quando ti ritrovi da solo? Ti senti come se la tua felicità dipendesse dagli altri, dalle relazioni sociali o dalle esperienze condivise? Se la tua risposta è sì, non sei solo. Molte persone lottano con la solitudine, soprattutto nella società odierna iperconnessa, dove ci viene costantemente detto che la felicità si trova là fuori. Ma che dire se ti dicessi che la vera felicità si trova dentro di te? Che la chiave per vivere una vita appagante e significativa? Indipendentemente da chi sia o cosa stia accadendo intorno a te, risiede nella filosofia stoica. In questo video esploreremo come lo stoicismo può aiutarti a trovare la felicità nella solitudine. Scopriremo. Sezione 1. Sfatare i miti sulla solitudine. La solitudine. Una parola che spesso viene associata a immagini negative. Tristezza, isolamento, solitudine. Ma è davvero così? La solitudine è davvero un male da evitare a tutti i costi? In realtà, la solitudine non è altro che lo stato di essere soli, senza la compagnia di altre persone. Non è necessariamente sinonimo di tristezza o isolamento. Può essere un'occasione per riflettere su noi stessi, per connetterci con i nostri pensieri e le nostre emozioni, per perseguire i nostri interessi e passioni senza distrazioni. Pensiamoci un attimo, nella nostra società iperconnessa, dove siamo costantemente bombardati da stimoli esterni, trovare del tempo per la solitudine può essere un vero toccasana. Significa ritagliarsi uno spazio per noi stessi, per staccare la spina dal mondo e connetterci con la nostra parte più profonda. In questo spazio di solitudine possiamo finalmente ascoltare la nostra voce interiore, capire cosa è davvero importante per noi e quali sono i nostri veri valori. Possiamo esplorare i nostri pensieri e le nostre emozioni senza il giudizio degli altri e possiamo dedicarci a ciò che ci appassiona, che sia leggere un libro, dipingere un quadro o semplicemente fare una passeggiata nella natura. La solitudine non è qualcosa da temere, ma un'opportunità da cogliere. È un momento prezioso per crescere come persone e per scoprire la nostra vera forza interiore. Certo, la solitudine può anche essere difficile da affrontare, soprattutto se non siamo abituati a stare da soli. Ma con un po' di pratica possiamo imparare a goderci questo tempo prezioso e a trarne il massimo beneficio. Ecco alcuni consigli. Inizia con piccoli passi. Non cercare di stare da solo per ore e ore all'inizio. Prova con 10 o 15 minuti al giorno. E aumenta gradualmente il tempo man mano che ti senti più a tuo agio. Trova un posto tranquillo dove non sarai disturbato. Può essere la tua camera da letto, un parco o un angolo tranquillo della tua casa. Fai qualcosa che ti piace. Leggi un libro, ascolta musica, medita o semplicemente rilassati e goditi il silenzio. Presta attenzione ai tuoi pensieri e alle tue emozioni. Non giudicarli, ma semplicemente osservali senza giudizio. Sii paziente. Ci vuole tempo per imparare a godersi la solitudine. Non scoraggiarti se all'inizio ti senti a disagio. La solitudine può essere un'amica preziosa se sappiamo come accoglierla. Può aiutarci a crescere come persone, a scoprire la nostra vera forza interiore e a vivere una vita più felice e appagante. Sezione 2. I principi chiave dello stoicismo per la felicità. Lo stoicismo è una filosofia antica che ci insegna a vivere una vita felice e virtuosa, indipendentemente dalle circostanze esterne. Si basa su alcuni principi chiave che possono aiutarci a trovare la felicità anche nella solitudine. 1. La dicotomia del controllo. Uno dei principi fondamentali dello stoicismo è la dicotomia del controllo. Secondo gli stoici, dovremmo distinguere ciò che possiamo controllare da ciò che non possiamo. Le cose che possiamo controllare sono i nostri pensieri, le nostre azioni e le nostre reazioni agli eventi esterni. Le cose che non possiamo controllare sono tutto il resto, come le opinioni degli altri, le circostanze esterne o il passato. Concentrando le nostre energie su ciò che possiamo controllare, possiamo ridurre notevolmente lo stress e l'ansia. Invece di preoccuparci di cose che non possiamo cambiare, possiamo concentrarci su come possiamo reagire ad esse in modo positivo e costruttivo. 2. Vivere nel presente. Un altro principio importante dello stoicismo è vivere nel presente. Gli stoici ci insegnano a goderci appieno ogni momento della nostra vita, senza lasciarci condizionare dai rimpianti del passato o dalle ansie per il futuro. Il passato è già andato e il futuro non è ancora arrivato. L'unico momento in cui possiamo davvero vivere è il presente. Quindi, perché sprecare il nostro tempo a preoccuparci di cose che non possiamo controllare? Invece, concentriamoci su ciò che stiamo facendo in questo momento e cerchiamo di viverlo al massimo. 3. La virtù come base della felicità. Per gli stoici, la vera felicità non deriva dai piaceri effimeri o dai beni materiali,
ma dalla coltivazione delle virtù come la saggezza, il coraggio, la giustizia e la temperanza. Essere saggi significa usare la ragione per prendere decisioni consapevoli e ponderate. Essere coraggiosi significa affrontare le nostre paure e agire nonostante la paura. Essere giusti significa trattare gli altri con rispetto e imparzialità. Essere temperanti significa avere un dominio su noi stessi e non lasciarci controllare dalle nostre emozioni. Coltivando queste virtù, possiamo diventare persone migliori e vivere una vita più felice e appagante. Ma come mettere in pratica questi principi nella vita quotidiana? Ci sono molte cose che possiamo fare, ecco alcuni esempi. Pratica la meditazione. Essa può aiutarti a concentrarti sul presente e a diventare più consapevole dei tuoi pensieri e delle tue emozioni. Scrivi un diario. Farlo può aiutarti a riflettere sui tuoi pensieri e sulle tue esperienze e a identificare i tuoi schemi di pensiero negativi. Fai esercizio fisico. In questo modo ridurrai lo stress, migliorando il tuo umore. Aiuta gli altri. È un ottimo modo per sviluppare la virtù della giustizia e della compassione. Sii grato per ciò che hai. Prenditi del tempo ogni giorno per riflettere sulle cose per cui essere grato. Sezione 3. Mettere in pratica lo stoicismo nella vita quotidiana. Abbiamo visto nel capitolo precedente quali sono i principi chiave dello stoicismo che possono aiutarci a trovare la felicità anche nella solitudine. Ma come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana? Ecco alcuni esercizi e consigli pratici che possono aiutarti. 1. Esercizi stoici per coltivare la resilienza e la tranquillità interiore. Meditazione. È una pratica che ti aiuta a concentrarti sul presente e a diventare più consapevole dei tuoi pensieri e delle tue emozioni. Esistono diverse tecniche di meditazione, quindi puoi trovare quella che funziona meglio per te. Visualizzazione. È una tecnica che consiste nell'immaginare scenari positivi e desiderabili. Può aiutarti a ridurre lo stress, l'ansia e la paura. Scrittura di un diario. Può aiutarti a riflettere sui tuoi pensieri e sulle tue esperienze, a identificare i tuoi schemi di pensiero negativi e a sviluppare una maggiore consapevolezza di te stesso. Discorso interiore negativo. Presta attenzione ai tuoi pensieri e identifica i pensieri negativi e autodistruttivi. Una volta che hai identificato questi pensieri, puoi iniziare a sfidarli e a sostituirli con pensieri più positivi e realistici. 2. Affrontare le emozioni negative con razionalità e compostezza. Riconosci le tue emozioni. Questo è il primo passo da fare per affrontarle. Non cercare di sopprimerle o di negarle. Accettale semplicemente come parte della tua esperienza umana. Comprendi le tue emozioni. Una volta che le hai riconosciute, cerca di capire da cosa sono causate. Quali sono i tuoi pensieri e le tue convinzioni che stanno alimentando queste emozioni? Sfida le tue convinzioni. Dopo averle identificate, puoi iniziare a metterle in discussione. Sono davvero realistiche e vantaggiose? Oppure sono influenzate da paure o distorsioni cognitive? Scegli come reagire. Dopo aver sfidato le convinzioni, puoi decidere come reagire alle tue emozioni. Puoi scegliere di rispondere in modo razionale e costruttivo, oppure optare per una reazione negativa e distruttiva. La decisione è nelle tue mani. 3. Suggerimenti per coltivare relazioni sane e positive. Lo stoicismo non significa isolarsi dal mondo o rinunciare alle relazioni sociali. Al contrario, gli stoici valorizzano le relazioni sane e positive, basate sul rispetto reciproco e sulla comprensione. Ecco alcuni suggerimenti. Sii un buon ascoltatore. Presta attenzione a ciò che gli altri hanno da dire senza giudicarli o interromperli. Sii empatico. Cerca di metterti nei panni degli altri e di capire il loro punto di vista. Sii onesto e sincero. Comunica apertamente e onestamente con gli altri, anche quando è difficile. Sii affidabile. Mantieni le tue promesse e sii presente per gli altri quando ne hanno bisogno. Perdona gli altri. Tutti commettono errori. Impara a perdonare gli altri e a lasciare andare il rancore. Coltivando relazioni sane e positive, puoi creare una rete di supporto che ti aiuterà ad affrontare le sfide della vita e a vivere una vita più felice e appagante. Sezione 4. Lo stoicismo e le relazioni sociali. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, lo stoicismo non è solo una filosofia per trovare la felicità nella solitudine, ma anche una guida per coltivare relazioni sane e positive. Spesso si pensa che lo stoicismo significhi isolarsi dal mondo e rinunciare alle connessioni sociali. In realtà, gli stoici valorizzavano molto le relazioni interpersonali, basate sul rispetto reciproco, la comprensione e la comunicazione efficace. Ma come può lo stoicismo aiutarci a costruire relazioni migliori? Ci insegna ad essere interlocutori affidabili.
Uno stoico mantiene sempre le promesse ed è presente per gli altri quando ne hanno bisogno. E dice sempre la verità, anche quando è difficile. Questo tipo di comportamento genera fiducia e crea relazioni solide. Ci aiuta a comunicare in modo efficace. Gli stoici ci insegnano ad esprimere i nostri pensieri e sentimenti in modo chiaro, conciso e assertivo, senza aggressività o passività. Ci incoraggia ad essere empatici. Gli stoici ci insegnano a metterci nei panni degli altri e a comprendere il loro punto di vista, anche se è diverso dal nostro. L'empatia ci permette di creare connessioni più profonde e significative con le persone che ci circondano. Ci aiuta a gestire le emozioni negative in modo sano. Le emozioni negative fanno parte di qualsiasi relazione, ma gli stoici ci insegnano a non lasciarci sopraffare da esse. Invece di reagire con rabbia, rancore o risentimento, possiamo imparare a gestire le nostre emozioni con razionalità e compostezza. Lo stoicismo non è una ricetta magica per risolvere tutti i problemi relazionali, ma se sei disposto a mettere in pratica i suoi principi, puoi costruire relazioni più sane, felici e durature. Le relazioni sono una parte importante della nostra vita. Investendo tempo ed energie per coltivare relazioni positive, possiamo aumentare la nostra felicità e il nostro senso di appagamento. E non dimenticare che la vera felicità non dipende dagli altri o dalle circostanze esterne, ma da come scegliamo di reagire a esse. Se sei interessato ad approfondire la filosofia stoica e a scoprire come può aiutarti a vivere una vita migliore, iscriviti al canale Stoicismo 2.0 e metti un mi piace a questo video. Lascia un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensi e per condividere le tue esperienze con lo stoicismo. Insieme possiamo imparare a vivere una vita più felice e serena anche quando siamo soli.